Sono Davide Scabin. Andiamo in cucina a vedere 5 ricette del Combal.0 che hanno come fil rouge la pasta scotta. È una nuova massa, un nuovo impasto che noi abbiamo chiamato il pongo. Mi manca solo un ingrediente fondamentale, Giuseppe Rambaldi, il mio vice. Bene, siamo alla creazione del pongo, la pietra miliare, che dà vita poi a tutte le altre 5 ricette. Quindi abbiamo l'acqua che bolle, più o meno 800 grammi, aggiungiamo 6 grammi di sale, marino, possibilmente naturale, prendiamo 200 grammi di pasta, la spezziamo dentro, in questo caso sono degli spaghettoni, e lasciamo cuocere fin quando l'acqua viene totalmente assorbita. Poi emulsioniamo e il pongo è pronto. E arriviamo al tacos fatto di pasta. Gli ingredienti: il pongo, l'acqua, olio extravergine di oliva, albume, farina e farina di polenta. Passiamo in padella la farina di mais per dare un gusto di tostato e un piccolo crunch all'interno del nostro tacos. Adesso Beppe sta mettendo il pongo in un contenitore per poterlo emulsionare con tutti gli altri ingredienti. L'acqua, l'olio extravergine, albume, la farina normale e la farina di polenta. L'apparecchio del tacos è pronto, possiamo andare a cuocerlo. La nostra pastella, chiamiamola così, sta andando in cottura. Dopo 30 secondi il tacos è già pronto, è già cotto, anche perché è sottilissimo. Mentre è caldo, come tutte le cialde, come tutte le tuile, deve essere messo in piega. Appena era fredda, siamo pronti a farcirlo. Qua scatta la fantasia, si può farcire come si vuole. Partiamo con uno molto semplice di guacamole, della papaya arrostita appoggiata sopra, una fogliolina di insalata, ci abbiamo voglia di servirlo con un gambero rosso, il peperoncino lo mettiamo sopra, il lime lo spruzziamo ma facendo partire gli oli essenziali anche, quindi con la buccia rivolta verso il gambero. A questo punto siamo pronti e lo mangiamo tutto insieme. Il soufflé in doppia versione può essere sia dolce che salato, non cambia, cambierà come lo servirete. Noi vi diamo quella salata oggi. Gli ingredienti sono sempre il pongo, un tuorlo d'uovo, dell'albume, un pizzico di albumina. Lo accompagniamo con del ragù alla bolognese e della fonduta di grana padano. Adesso mettiamo il pongo in una bowl, aggiungiamo il tuorlo d'uovo e iniziamo a stemperare il pongo. In contemporanea montiamo gli albumi. Aggiungiamo l'albumina e frustiamo. Gli albumi sono montati, non devono essere troppo fermi, perché altrimenti avremo della difficoltà ad amalgamarli nel pongo e nel tuorlo d'uovo. Poi terminiamo spostando tutta la massa nel restante degli albumi. L'impasto è pronto, basta adesso inserirlo in un sac à poche per poter riempire i nostri stampi che sono stati precedentemente imburrati. Siamo pronti, andiamo in forno. Forno 220 gradi per 18 minuti. Abbiamo sfornato il soufflé, sono passati 18 minuti a 220 gradi e adesso lo impiattiamo. Il piatto, sacchetto di acqua calda, blu, ragù, il soufflé al centro e la fonduta di grana padano. Allora, presentiamo adesso il bombolone, sia salato che dolce. Qui abbiamo gli ingredienti: il pongo, tuorli d'uovo, farina, latte, lievito, burro e sale per la versione salata, zucchero e limone per la versione dolce. Bene, emulsioniamo nel latte lo lievito di birra con lo zucchero e poi in planetaria. Allora iniziamo a lavorare con la planetaria mettendo il pongo, che è la base di tutto. Aggiungiamo i tuorli. Pochi secondi di lavorazione si può iniziare ad incorporare la farina. Come vedete stiamo lavorando a una velocità bassa, il gancio gira lentamente e adesso possiamo iniziare ad incorporare il latte con lo lievito e lo zucchero. Perfetto, si aumenta leggermente la potenza dell'impastatrice, qualche giro un po' più veloce e si inserisce il burro fuso. A questo punto dell'impasto aggiungiamo il sale, mentre se facciamo la versione dolce grattiamo la scorza di limone. Quindi si lascia lavorare la planetaria per 10 minuti e poi si va in frigorifero a riposare per un'ora a 4 gradi. Adesso lo andiamo ad aprire e a stendere. Bisogna stendere l'impasto in modo omogeneo
Avremo delle difficoltà a farlo con una sfogliatrice professionale perché lo tirerebbe solo in un senso, invece dobbiamo allargarla in modo rotondo come una pizza. Adesso tagliamo l'impasto per fare il bombolone salato, quello grande, quindi avremo un coppa pasta da 6 cm di diametro. Mentre la versione dolce, a noi piace servirla un po' più piccina, il bombolino, abbiamo un coppa pasta da 4 cm di diametro. Da un minimo di ora di lievitazione fino a un massimo di 3 ore, quindi a seconda di quando vogliamo friggerli li teniamo in frigorifero o meno. Passata un'ora e mezza di seconda lievitazione possiamo friggere il bombolone. Lo friggiamo in un burro chiarificato tra i 180 e i 190 gradi massimo. Bisognerà girarlo al momento giusto in modo che simmetricamente si gonfi sulle due facce. Abbiamo fritto il bombolone, adesso è pronto per essere farcito e servito. Dobbiamo inciderlo per poter farcirlo con la scarola, spicchio d'aglio vestito, peperoncino, filettino d'acciuga. Passiamo la scarola in padella e serviamo con un tomato combo blend. Sono 3 tipi di pomodoro che vengono utilizzati per creare appunto il blend. Usiamo uno per l'acidità, uno per la sensazione zuccherina e uno per la parte tecnica, quella della buccia. Il bombolino farcito di crema pasticcera, uno zucchero di canna dove è stato aggiunto un caramello di zucchero aromatizzato alla mela. Bombolino. La crema pasticcera, semplicissima, è quella classica, però la mettiamo dentro un sifone. Adesso un bombolino me lo sparo, attenzione perché esplode. Questa è goduria, ragazzi. Siamo arrivati alla salsa madre, la pasta che diventa salsa per la pasta. Questa è la salsa madre base burro. Gli ingredienti: il pongo, acqua, burro, salvia, aglio, sale, pepe bianco. Si mette il burro in un sacchetto sottovuoto, un bel ciuffettone di salvia, l'aglio vestito, sale e pepe e lo mettiamo in forno a 60 gradi per 40 minuti. Allora, pongo dentro un pentolino per poterlo frullare insieme alla base di burro, salvia e aglio che abbiamo preparato in forno. Goccio d'acqua. Frulliamo e la salsa madre al burro e salvia è pronta. Abbiamo la salsa di pasta e andiamo a saltare il maccherone. Stiamo riscaldando la salsa madre al burro e salvia. Il maccherone cotto lo chiameremo maccherone himself perché è condito con se stesso. La serviamo con la salvia trasformata in una cialda. Questo è il parmigiano. Abbiamo portato in forno a 180 gradi, l'abbiamo essiccato. Maccherone, burro e salvia e formaggio.